Ci ha parlato in Continuiamo con il secondo tavolo, insomma, molto importante, con un titolo che è La cultura come cura. È una domanda alla quale ci risponderanno i nostri ospiti, i nostri relatori. Gariballo, studiosa delle seconde generazioni in Europa, è stata console, responsabile per la diplomazia culturale e da ultimo per le diaspore, quella antica degli Arbrecht e quella moderna degli albanesi emigrati qui negli anni 90 all'ambasciata d'Albania. Continua oggi il suo impegno in diversi progetti di valorizzazione delle minoranze linguistiche a Brescia e di promozione degli scambi culturali tra le due sponde. Massimo Brai, editore politico italiano, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'aprile 2013 al febbraio 2014. Nel 1991 entra nell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, come redattore responsabile della sezione di storia moderna, e nel 1994 diviene direttore editoriale, dal 2015 è direttore generale. È stato direttore della rivista Italiani Europei ed è stato presidente della Fondazione Notte dell'Atalanta. Dal 12 aprile 2017 è presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino. Dal 2019 insegna storia dell'editoria presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 2019 ha pubblicato un libro bellissimo, Alla voce cultura, diario sospeso della mia esperienza di ministro, attualmente assessore alla cultura e al turismo della Regione Puglia. Massimo Brai, Gariballo. Eccomi, ok. Grazie. Grazie per questo spazio che si chiama La cultura appunto come cura. E la prima cosa che mi viene in mente, la cultura come cura, è legata anche a questo spazio dove ci troviamo oggi. È la prima volta che sono stata qui, quando c'è stata la prima rappresentazione del naufragio, con il libretto di Alessandro Leogrande e con le musiche curate da Agnieszka Kurta, e quello era esattamente un momento in cui si cercava di utilizzare gli strumenti culturali per andare a cercare di affrontare una ferita molto pesante, ancora presente nella storia tra le due sponde. Ecco, quindi io vorrei partire da questo per dare un pochino un taglio sociale a questo confronto. Sono già state dette molte cose molto utili, interessanti e già calate in una concretezza di collaborazione tra le due sponde. Io appunto però vorrei partire dall'impronta, dall'importanza sociale che possono avere gli strumenti culturali e che anche Regione Puglia può avere nella sua ormai strutturata, lunga collaborazione con l'altra sponda. Massimo Brai nella sua veste di assessore è molto attento, sta dimostrando insomma, di avere a cuore questo tipo di impegno. Da ultimo alcuni giorni fa Massimo ha visitato Parco Città di Foggia. Io ho letto un pochino gli interventi e il contesto. La città di Foggia è una città dove, ahimè, si parla ormai di quarta mafia per la presenza radicata della criminalità organizzata, dove ci sono nelle periferie braccianti sfruttati, invisibili, ahimè, alla dignità, anche alla stessa diritti della Costituzione italiana. Ci sono però anche tante persone che si impegnano quotidianamente per fare in modo che la cultura, l'istruzione diventino degli strumenti di emancipazione e degli strumenti per ricreare una collettività su queste basi. Su questo volevo chiederti una riflessione. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito a Coreia, sono sempre contento di venire qui. Mi sembra che questo progetto che mette a confronto due culture, due storie come quella albanese e quella italiana sia importante.
E anche il tema scelto della cultura che cura, nel momento in cui abbiamo, come dire, superato le fasi più dure della pandemia, mi sembra che sia una riflessione doverosa. E Foggia, sì, sono stato a Foggia perché ero stato invitato da alcune ragazze che hanno, con un'associazione, curano e hanno ristrutturato e curano questo parco che all'interno ha anche un orto per i bambini, ed è sicuramente un'esperienza, come dicevi giustamente, in cui la cultura è riuscita da una parte della città molto, diciamo, con una serie di complessità sociali, a provare a dare una risposta che tiene insieme la comunità che si stava abbastanza frammentando, allontana l'illegalità e cerca in tutti i modi di costruire quel senso civico che soprattutto in queste ultime settimane, dopo il commissariamento che c'è stato nella città, sembrava un po' smarrirsi, e quindi è un presidio importante che sicuramente fa bene ad una comunità, quindi cura una comunità. Lì ho incontrato, questo è stato un altro momento importante, una serie di rappresentanti di associazioni, anche di società che fanno cultura, e devo dire questo per me è stato un incontro importante anche come dire, per riflettere particolarmente, perché sono tutte situazioni che non hanno usufruito di contributi pubblici, e questa è una realtà a cui io sono particolarmente sensibile da molti anni. Quindi esistono realtà che nel nostro paese e in questa regione che fanno cultura, spesso non le conosciamo e sono a volte gli invisibili del mondo della cultura, no? Noi abbiamo circa 500.000 persone che lavorano intorno al tema della musica, e spesso non abbiamo tra l'altro delle anagrafi che ci riescano a dire con esattezza tutto questo, anzi ne abbiamo molto poche. A volte possiamo conoscere 3-4.000 persone che fanno capo 5.000 a strutture organizzate che hanno un rapporto con le istituzioni, e la maggior parte di questi ci sfugge in tutti i sensi, quindi non riusciamo a sapere nulla di loro. Sono quelli che alzano appunto un palcoscenico, sono le sartorie. Lì c'era appunto un rappresentante di una sartoria storica che non ha mai avuto un contributo di €1 da parte di nessuno, né del Ministero né della Regione, e che nel momento in cui c'è la pandemia rischiano realmente di chiudere dopo 32 anni. Questo secondo me è un tema molto delicato che mi piacerebbe in qualche modo affrontare, e ci fa vedere anche come noi abbiamo purtroppo istituzionalizzato forse eccessivamente i luoghi della cultura, e in questo non abbiamo colto quindi quello che è successo negli ultimi decenni, dove la creatività in qualche misura ha dato molta forza a queste forme culturali di cui sappiamo davvero troppo poco, e sono loro che hanno, come dire, tenuto tante volte il tessuto sociale, sia per numero che per forma. Ovviamente la domanda è come fare a intervenire. La prima cosa che ci siamo subito chiesti è se si riuscisse realmente a fare un'anagrafe per capire realmente qual è il palcoscenico su cui si muovono, chi sono, sarebbe molto importante conoscerli. Io credo che in una regione come la Puglia siano moltissime le persone che fanno cultura. Devo dire che una delle prime cose che ho cercato di fare appena arrivato è stato un provvedimento che voleva proprio essere finalizzato a far venire un po' alla luce queste realtà. È stato un provvedimento, come dire, che ha avuto alcuni risultati, ma non quelli che speravo. Mi aspettavo proprio di capire che tipo appunto di donne e uomini che fanno cultura mi trovavo di fronte, ma devo dire non è venuto ben fuori, e questo mi dispiace appunto, mi dispiace perché credo che loro abbiano un reale grande valore, e
sociale, culturale, professionale, e dall'altra invece credo che noi non abbiamo gli strumenti per poter in qualche modo rispondere se in 30 anni di carriera c'è un giorno in cui hanno bisogno delle istituzioni. Insomma, una riflessione che condivido e che è intensa, no? da ascoltare, soprattutto poi in questo momento in cui sappiamo che appunto chi ha sempre fatto tutto solo con le proprie forze è stato anche molto appesantito dalla pandemia, come hai detto tu. Io vorrei, diciamo, seguire questo filone di ragionamento della cultura come strumento per andare a intervenire su problemi sociali, su comunità ferite, come per esempio è quella di Taranto, dove c'è il problema anche drammatico a tratti dell'Ilva che continua a trascinarsi, dove tu più volte hai detto pubblicamente che puntare sulla cultura, investire sulla cultura, valorizzare la cultura di questa città è una risposta, è un modo, è uno strumento importante per ricreare questa anche un po' la comunità sfilacciata di quella città. Io ti volevo chiedere in merito a questo, come nasce questa tua idea di creare una biennale dell'arte contemporanea di Taranto? Io immagino che nasca su questi ragionamenti, su questa presenza tua nella città lunga, nel senso che l'hai sempre frequentata, ci sei stato, hai approfondito i problemi e quindi vorrei chiederti di più su questo. Naturalmente tutte queste domande sono calate in un discorso più ampio che guarda, è come uno specchio, no? Anche verso l'altra sponda, dove sappiamo che problemi simili, del tutto simili a volte ci sono e devono essere affrontati, e facciamo una valutazione anche su questo. Grazie. Io sono stato, ininterrottamente a Taranto dal 2009 perché insomma, c'era una giovane associazione che mi aveva invitato un'estate del 2009 a visitare alcune situazioni della città che erano situazioni molto difficili, e un po' così la sera, parlando con loro come facciamo oggi, venne fuori questo tema della centralità e della forza che poteva avere appunto la cultura per curare una città come Taranto. Oggi sembra quasi banale dire questo, ma vi assicuro che nel 2009 a Taranto non era proprio una cosa semplice. Io ci sono andato tutti gli anni, non c'è un anno in cui poi non sono andato anche a rivedere questi amici, queste donne e uomini che fanno parte di queste, che poi sono diventate più associazioni. Poi nell'esperienza appunto al Ministero a Bruxelles c'era questo progetto di quelle che sono appunto le forme di aggregazione delle culture immateriali, e mi aveva molto convinto che in un paese come l'Italia sarebbe necessario quindi un luogo e un contenitore ma molto aperto, quindi senza pareti, capace appunto di tenere insieme le molte espressioni di cultura immateriale che abbiamo, e pensavo che la Puglia fosse uno dei luoghi ideali per fare questo, e quindi avevo immaginato di realizzare proprio in Puglia questa manifestazione che si chiama Biennale per delle etichette che le istituzioni spesso danno. E quindi nel 2013 avevo iniziato questo percorso col Ministero. Poi ovviamente si è interrotto, il Ministero in quel momento non ha portato avanti il progetto, lo abbiamo ripreso con il Comune di Taranto, devo dire con una grande attenzione da parte di chi amministra Taranto, e la Regione sarà parte di questo progetto, anche il Ministero ha ritenuto importante questo Ministero. Quindi a Taranto potrebbe nascere un luogo che da una parte sia un grande archivio delle molte espressioni delle varie e differenti culture appunto non materiali che sono presenti nella nostra regione, dall'altra vuole essere appunto un ponte con le culture che si affacciano appunto sul nostro mare. E tutto questo credo che sarebbe importante sia per facilitare
la quotidianità di incontri come quello che si sta tenendo in questi giorni qui da Coreia, e quindi dovrebbe essere quasi un laboratorio perenne, insomma, che ha una sua continuità, sia perché potrebbe essere anche il luogo. L'Europa facilitava molto, tenete conto che anche questo nel 2013 di residenze si parlava abbastanza poco, stiamo parlando di 8 anni fa, e potrebbe essere anche il modo realmente per creare quegli scambi che sono necessari. Poi io ho una grande fissazione per gli archivi, insomma. Chi mi conosce sa, insomma, che quanto tengo agli archivi, e quindi credo che sarebbe molto utile riuscire ad avere proprio, a fermare tra l'altro adesso abbiamo questa grande sfida digitale che dobbiamo ancora capire come si concretizzerà rispetto alle risorse che l'Europa ci mette a disposizione, e quindi credo che possa essere una buonissima opportunità anche per creare buon lavoro in una città che continua ad avere molti problemi, e questo ovviamente coinvolge anche lo sviluppo di Taranto, non si può non immaginare quello che occorrerà fare. Qui, come dire, oggi nella veste direi che probabilmente bisognerebbe avere una grande capacità di prendersi cura della città, immaginandola non giorno per giorno, ma magari immaginandosi tra 10 anni come potrà essere, e quindi anche il suo sviluppo economico, a cosa affidarlo. Si ha una grande fiducia ovviamente nella cultura, tra l'altro ci sono dei presidi straordinari, penso a uno dei più importanti musei archeologici che abbiamo nel nostro paese, che anche quello è un luogo, come dire, che può fare rete rispetto a un progetto condiviso. C'è questa bella idea di una sovrintendenza del mare, c'è l'idea appunto di poter proprio lavorare su alcuni temi che avvicinino cultura e turismo. Il fermento è sicuramente molto alto a Taranto, e io spero che tutte queste cose in qualche misura facciano appunto rete e non siano dei fenomeni che poi magari dopo un po' si indeboliscono proprio per la loro individualità. Abbiamo ascoltato anche prima le idee di scambi e di collaborazione tra le due sponde in merito anche all'archeologia, così come ad arrivare all'oggi, no? Quindi con la valorizzazione di questo patrimonio comune anche nelle persone, nelle diaspore che vivono in Italia e che sono però anche dei ponti verso la mondo. E questo è un altro elemento importante. Io in realtà vorrei prendere spunto anche da quello che è stato detto nel panel precedente, perché va a rafforzare una riflessione che volevo chiederti. Ci ha detto il direttore del Museo Nazionale, della Biblioteca Nazionale, che ci sono circa 350.000 libri sequestrati e tenuti nella Biblioteca Nazionale tra il 45 e il 46, e sono stati chiusi lì, rimasti lì, e lui ora sta facendo un lavoro per aprire intanto questi spazi e dare la possibilità intanto di capire cos'erano, che libri sono, e poter far accedere appunto le persone a questi libri. Ecco, questo era in realtà è collegato a quello che io ti volevo dire, volevo chiederti una riflessione, ed è la cultura come cura in un momento di regime come quello che ha vissuto l'Albania, e dall'altra parte naturalmente come pericolo per il regime. Durante il regime c'erano giovani, ma anche tutti gli altri, che cercavano un loro spazio di libertà e di accesso alla cultura anche in modo nascosto, anche appunto riuscendo ad avere questi libri proibiti che in parte erano stati sequestrati ma in parte no, quindi erano preziosissimi, passavano di mano in mano, e le persone che li leggevano sfidavano appunto le regole del potere costituito, così come racconto di mia madre, lei e i suoi amici in gita cantavano le canzoni dei Beatles ma mettendoci delle parole in albanese,
così le persone che dovevano controllarli non capivano perché non le conoscevano magari, e quindi loro potevano in qualche modo anche ribellarsi appunto così ai diktat di tipo culturale che erano fortissimi ed erano imposti a tutti. Ecco, io ti volevo chiedere, continua a esserci anche negli spazi cosiddetti democratici un pericolo per la cultura di voler essere regimentata, di voler essere controllata, oppure c'è un momento in cui si può dire adesso ci siamo, abbiamo la piena libertà, possiamo esprimerci appieno culturalmente le forme d'arte che preferiamo senza appunto dover sottostare a delle regole? Insomma, anzitutto le varie forme di assoluta negazione della libertà hanno preso appunto di mira i libri, insomma, come molte manifestazioni della cultura, il teatro, il cinema, e abbiamo anche moltissima letteratura su questo che ci spiega, e forse, come dire, verrà sempre più alla luce quanto sia stato pervasivo questo fenomeno in moltissimi paesi anche dell'Europa, e forse c'è anche con coraggio di incominciare a portare alla luce questo, su cui abbiamo lavorato forse troppo poco, identificando solo in alcune parti quella che è stata l'assenza di libertà. La Regione per esempio sta lavorando su un progetto che a me piace molto, che insomma, sto cercando un po' di spingere, nonostante le difficoltà nella spinta, che sarebbe quello di creare appunto una cittadella della musica che raccoglie i segni della musica ebraica e della cultura ebraica, così come era stata appunto negata in molti paesi, non solo in Germania ma anche nei paesi dei satelliti dell'Unione Sovietica. C'è questo grandissimo ricercatore, Lotoro, che lavora su questo. Mi piacerebbe proprio anche lì che ci fosse un luogo in cui le generazioni potessero ragionare su questo. Credo che un po' in Albania sia avvenuta la stessa cosa, quindi l'idea di portare alla luce sia gli spazi che i libri, e mi sembra molto importante. E credo che oggi sia un po' diverso, però non credo che ci siano... Ma io credo che insomma, i luoghi in cui c'è un'assenza di libertà ne vedo pochi, devo dire. Anche quando mi capita di discutere di alcuni paesi, suggerisco di evitare e sfuggire luoghi comuni. Il mondo digitale crea davvero una difficoltà per creare quel tipo di censura che abbiamo conosciuto nel Novecento. Mi è capitato di atterrare in paesi in cui ti si dice lì non funziona Google, ma non c'è un ragazzo o una ragazza che non sappia che c'è un'applicazione che ti permette dopo pochi secondi di poter accedere a tutto. Quindi abbiamo di fronte sicuramente la capacità la possibilità di accedere. Quello che invece mi sembra sia un fenomeno da seguire bene è proprio questo tema di normalizzare da una parte e di rendere quasi tutto uguale. Da una parte è un fenomeno che è stato molto accentuato dalla globalizzazione, e qui un po' divertendomi dico che ci vorrebbe un intellettuale come Pasolini, che dal mio punto di vista è l'unico che sapeva leggere bene questo fenomeno, e non vedo più qualcuno in grado di farlo, nel modo in cui ci si veste, ci si parla, ci mangiamo, insomma. Ho visto con sofferenza quello che succedeva anche, come dire, nei luoghi che frequentavo tornando in Puglia un po' più ragazzo, no? Quindi il fenomeno supermercato con cui discutevo e litigavo con i miei amici, la scomparsa delle botteghe, quella è stata sicuramente una forma di eliminare forme culturali. Adesso c'è un po' questo tentativo di recuperare. Io temo sempre che siano legate alle mode, ecco, più che alla sostanza, e in questo ci vorrebbe realmente uno sforzo degli intellettuali da una parte, del mondo della cultura, ma sono percorsi lunghi, insomma. Noi
Io ho iniziato la mia brevissima carriera politica, che è finita per fortuna altrettanto brevemente, credo in un paesino vicino Lecce, in cui a una ragazza che mi chiedeva quali fossero i principali errori della sinistra risposi di non aver capito che il paese stesse vivendo una trasformazione antropologica da almeno un ventennio e che la sinistra non fosse stata in grado di né opporsi né parlare un linguaggio diverso. Mi ricordo che qualcuno più bravo di me a fare politica mi spiegò che se avessi continuato a parlare così non avrei preso un voto. Però credo che il problema sia esattamente quello, credo che il paese ha vissuto, come anche però molti paesi occidentali, questa trasformazione antropologica per cui siamo abbastanza tutti uguali nel nostro modo di pensare, di ragionare e anche di interpretare la cultura. E qui torno a Foggia. Noi siamo più o meno incapaci di guardarle le forme alternative che ci sono però, anche di ribellione. Questi ragazzi di Paris 8 che per esempio lavorano molto su questo, hanno una bella collana di libri su tutte le forme che ci sono, questi fermenti che ci sono in giro per l'Europa. Una delle grandi difficoltà è farle venire alla luce e soprattutto dargli forza, forma, essere capaci di tenerle insieme. Siamo invece tutti noi altri seduti abbastanza comodi su delle situazioni non dico nemmeno di privilegio, sono piccoli privilegi, piccole nicchie, però di sicuro oggi questa è la forma che mi spaventa e mi preoccupa di più, anche perché immagino che una ragazza e un ragazzo che volesse impegnarsi e avesse una forte sensibilità sociale o politica, non saprei assolutamente come consigliargli di iniziare. Chi ha letto e studiato bene le formazioni politiche del Novecento conosceva i luoghi della formazione politica a cui abbiamo più o meno partecipato moltissimi di noi. E oggi sarebbe difficile, questo sicuramente è una forma di normalizzazione che deve preoccupare. E cosa mi preoccupa ancora rispetto a quella che un giorno forse verrà studiata come una forma di, non so nemmeno se si chiamerà censura del XXI secolo, è una cosa che ripeto sempre, quasi riprendendo un verso biblico dell'Antico Testamento, è che è come se alle parole non corrispondessero più i significati. Penso che utilizziamo moltissime parole che perderanno significato proprio perché incominciano a essere vuote. Qui non le vorrei dire perché sennò può essere non molto democratico, però ecco, utilizziamo un linguaggio in cui alcune forme di partecipazione di cui tutti si riempiono la bocca finiranno con non avere proprio nessun significato. Primo perché la Bibbia non sbaglia mai, mi verrebbe da dire, e due perché non corrispondono più. I ragazzi di Foggia non c'è nessuna partecipazione che gli dà la forza di andare avanti, anzi rischiano di chiudere quasi tutti, e quindi vuol dire che una riflessione importante sarebbe proprio sul linguaggio. Poi ci potrebbe essere una riflessione sul linguaggio sociale, il linguaggio della cultura, il linguaggio della politica, però anche qui ci vorrebbero sia i luoghi che le figure. Quindi siamo in un secolo che è un millennio che ci sta presentando accelerazioni e trasformazioni che non riusciamo a seguire, e questo non è pessimismo, è molto realismo, e viviamo molto di rimbalzi, come ha scritto qualcuno, e sicuramente di mode, di tendenze. Lo abbiamo visto per esempio con la crisi, come dire, di un'Europa che continuava a crescere su un modello economico finanziario, ci è precipitata addosso, tutti quanti abbiamo detto che l'avremmo dovuta ripensare partendo da alcune forme, da alcune radici culturali. Mi sembra che questi ultimi mesi ci raccontino che tutto questo sta di nuovo svanendo verso politiche liberiste in cui il momento sociale o della complessità sociale, come diceva Habermas, è rimasto nei libri. Ecco, parlando di privilegi, parlando di liberismo, parlando di mancata eguaglianza di tipo sociale, ma anche la possibilità
penso che tu intendessi partecipazione dal basso, no? Questo era il... Non ho detto nessuna parola. Vabbè, io l'ho capito. Ma non è vero. No, scherzo. Ecco, tutto quello che hai detto... Noi ci dobbiamo mettere l'anima in pace con noi stessi, no? Perché noi appunto, che siamo dei privilegiati, non ci sono dubbi, dobbiamo capire che di fronte abbiamo, non so quanto, 80% di persone che hanno meno privilegi. Ora, nel Novecento tutto questo rimandava a un'ideologia che, come dire, oggi tutti noi critichiamo per 1000 versi, ma gli ultimi avevano un luogo e dei libri da leggere in cui immaginavano il loro futuro. Oggi questi ultimi sono proprio ultimi, non a caso qualcuno li ha definiti invisibili. Ora, se immaginiamo che siano solo delle facili parole a immaginare di renderli visibili, è chiaro che la Bibbia ha ragione. Ora, come fare questo? Qualcuno direbbe, insomma, che bisognerebbe rovesciare il tavolo, cioè avere questo forte coraggio di dire no, questo modello in cui abbiamo istituzionalizzato una piccola parte non funziona più, anche perché non è più, secondo me, non ha più quella forza creativa che aveva prima, quindi la mia paura è che molte manifestazioni culturali a loro volta si impoveriscano. E poi ci sono dei fatti che nessuno credo possa mettere in discussione. La legge sulle complessità sociali ha moltissimi anni, eppure nessuno l'ha utilizzata per anni, quindi. E abbiamo un po' lasciato che le reali forme di Stato sociale, come lo avevamo immaginato, realmente creassero forme di democrazia. Oggi tutti diciamo che sarà la scuola il pilastro da cui ripartire per costruire questo nella dopo pandemia, però ci arriviamo deboli, ci arriviamo con un corpo di insegnanti che abbiamo indebolito, con la loro dignità sociale e culturale indebolita. La stessa cosa avviene in moltissimi momenti culturali, abbiamo biblioteche ed archivi che non riescono a stare aperti. Normalmente mi trovo solo persone di fronte che mi dicono non sai quante persone hanno visitato questa mostra, non sai quante persone hanno visitato il museo, non sai quanti biglietti abbiamo sbigliettato con dei neologismi meravigliosi posso dire no? Di lei mi fido, durante la pandemia. Tutto questo, a un certo punto vi prego fermatevi perché state creando dei mostri, ecco. Ma questo non perché io sia contrario al fatto che contiamo moltissime persone, ma realmente dovremmo riflettere su che valore dare alla cultura appunto come cura dei cittadini e dell'anima in un momento in cui ce ne sarebbe moltissimo bisogno. Mi immagino l'Archivio Segreto Vaticano, dove ho avuto l'onore di lavorare quasi 3 anni con uno straordinario archivista. Se dovessimo contarlo per numero di studiosi lo dovremmo chiudere domani mattina, no? Ecco, forse ci può raccontare una storia straordinaria come quella del papato e come scrisse in un libro meraviglioso Paolo Prodi, appunto, di quanta influenza ha avuto sulla cultura europea. Lo possiamo sapere solo andando in quell'archivio. Quindi, insomma, bisognerebbe davvero capire se la cura da avere nel dopo pandemia non debba ripartire. Io suggerirei proprio dall'uso da alcune parole a cui dare di nuovo tutto il significato che devono assolutamente avere, e da uno sforzo che occorrerebbe fare, però ripeto, questo è un luogo che mi sembra faccia continuamente degli sforzi di aprire il dialogo, di tornare un attimo, come dire, a riflettere su quei valori che la cultura debba e possa avere. In questo l'opportunità, per esempio, delle risorse europee è un'opportunità importante, ma credo vada appunto indirizzata nel modo migliore e seguita, anche perché il rischio altrimenti è che possa diventare anche quello un fenomeno di marketing, ecco, è uno dei grandi rischi che vedo. Grazie. Io vorrei ribaltare, no? Utilizzare lo specchio e ribaltare questa prospettiva dall'altra parte, cioè rovesciamo il tavolo anche dall'altra parte. Noi sappiamo che in questi 30 anni l'Albania ha fatto molti passi avanti,
aprendo il percorso così per diventare a pieno titolo uno Stato membro dell'Unione Europea, e tante altre cose che molti di noi qui, anzi sicuramente tutti qui conoscono, ma l'Albania continua a essere un paese in transizione, se naturalmente per transizione continuiamo a voler significare che la pienezza delle istituzioni democratiche non è ancora perfettamente in salute, e questo credo che lo possiamo dire, che ci sono anche tantissime problematiche aperte, tra queste per esempio i minori non accompagnati che arrivano in Italia continuano a essere, il numero maggiore continua a essere proveniente dall'Albania, nonostante sappiamo insomma, che ci sono tanti altri paesi in difficoltà che noi riteniamo essere molto peggiori, che sono sicuramente peggiori. C'è un tema importante delle periferie, anche in città che si sono molto proiettate in avanti come Tirana, e che appunto sarà capitale dei giovani, europea dei giovani il prossimo anno. C'è un tema della sicurezza sul lavoro molto, molto importante anche lì, visto che i sindacati sono caduti insieme al regime, in un certo senso non ci sono mai stati, perché c'era l'industria, il sindacato, il partito che erano la stessa cosa, per cui la tutela dei lavoratori era qualcosa che non poteva esistere, e che purtroppo su quell'onda non si è mai ancora sviluppata, ecco. E tante altre problematiche, ecco. Però mi piace, vorrei concentrarmi su questa tematica dei giovani, ai quali, proprio perché da una parte crescono i privilegi di una parte e dall'altra invece le poche possibilità di un'altra parte, a volte l'unica possibilità rimane emigrare, e quindi questo è un tema, così come l'istituzionalizzazione di realtà culturali che fanno il paio sempre per lunghi anni con progetti, con realtà molto strutturate, mentre altre sono molto sole nel loro percorso di voce dei territori. Ecco, tu hai detto l'Europa, e su questo la Regione Puglia è sicuramente la regione d'Italia più vicina, è la regione d'Italia che proprio per vocazione, ma poi anche per scelta, ha trascinato ed è stata un partner importantissimo di tanti progetti culturali, ha dato sostanza attraverso partnership che hanno avuto accesso a fondi europei all'Albania di poterne far parte. Voglio aggiungere qua proprio dicevo vocazione, perché in realtà anche le associazioni, anche i singoli individui in questa regione sono molto proiettati verso l'Albania, non solo le imprese, ma appunto associazioni, realtà che ad esempio adesso che siamo a quasi 30 anni dagli sbarchi di Bari, ma pochi mesi fa lo eravamo da quelli di Brindisi, stanno in autonomia organizzando delle iniziative per parlare di questa memoria collettiva. Ecco, posto che ci sono qui le problematiche di cui tu hai parlato, e ci sono là queste fortissime problematiche ancora da affrontare, in che modo si può fare squadra in questo? In che modo la Puglia può ancora essere presente ancora di più, vorrei dire, su queste tematiche sociali, alcune delle quali appunto ho appena accennato, per dare insieme delle risposte di tipo culturale, di strumenti attraverso la cultura a queste situazioni? Ma nella concretezza adesso abbiamo alcune importanti scadenze di costruzione di progetti per i prossimi anni che vedranno appunto il nostro paese poter dialogare con l'Albania come con altri paesi dell'altra sponda. Alcune idee le abbiamo incominciate a tracciare, abbiamo anche avuto il piacere di parlarne con la nostra direttrice dell'Istituto di Cultura a Tirana, con Salvatore. Credo che appunto nella pratica bisognerà utilizzare bene queste risorse che avremo, che non saranno poche. La mia idea è che dovremmo appunto creare strutture più che eventi. Io ricordo sempre che questo presidente francese molto amato era Mitterrand, a un certo punto di il secondo suo lunghissimo periodo di presidenza, gli dicono, aveva avuto un grandissimo ministro della cultura, gli dicono, insomma è contento, la Francia grazie alla cultura ha cambiato, e lui dice sì, ho un solo rimpianto, che l'abbiamo riempita di eventi, e questo lo diceva tantissimi anni fa. Vorrei evitare questo sempre, quindi suggerirei di lavorare per creare strutture, quindi
credo che ci sia un vero problema, ne abbiamo discusso anche con la direttrice, di come cercare di mettere in comune quelli che sono i temi della complessità delle periferie, quindi i luoghi in cui possiamo intervenire e costruire dei progetti. Anche qui mi è capitato di dire che oggi do moltissima, proprio moltissima, forza vorrei dare alla formazione. Credo che sia una di quelle parole su cui mi piacerebbe lavorare. Non dico più che la cultura, ecco, ma credo che sia difficile tenerle disgiunte. Anche qui le istituzioni sono un po' lente, perché il modo in cui noi abbiamo la costruzione dei percorsi formativi è legata al Novecento, anche proprio come responsabilità delle istituzioni. Credo che se la direttrice di un museo voglia fare formazione debba andare al Ministero della Pubblica Istruzione. Questo è davvero impensabile, ecco, dovremmo avere moltissima più flessibilità, forse anche una dose di autonomia maggiore in questo. Sarebbe utile, perché credo appunto che il mondo della cultura dovrebbe essere capace di aprire delle scuole autonomamente. Forse in Albania, con questo progetto che abbiamo da definire e varare, potremmo incominciare a lavorare proprio su questo. Mi piacerebbe anche affidare ad alcune espressioni, per esempio al mondo della musica, questa capacità del dialogo e insomma, la riflessione, come dicevi giustamente, su quello che è accaduto in alcune periferie, anche di modelli di città che si stanno sviluppando. Facevi l'esempio di Tirana, li abbiamo anche nel nostro paese. Certo. Mi è capitato l'anno scorso durante la pandemia di dialogare con Stefano Boeri, appunto, che il tema della dimensione della città sarà sicuramente uno dei grandi temi del XXI secolo. Lui faceva proprio alcuni esempi, non solo italiani, ma Albania, Montenegro. Ora, tutto questo sicuramente sarà possibile, dovremo cercare di realizzarlo, è tutto molto connesso, c'è da costruire una rete di trasporti, per cui io ricordo sempre che l'anno scorso in un intervento una ragazza che abitava a Latina gli diceva: sì, può essere meraviglioso abitare in una città ripensata, però io se devo arrivare a Roma ci posso mettere 2 ore, e quindi va davvero ripensato non solo il nostro paese, probabilmente questo sguardo contemporaneo con un paese come l'Albania ci può essere molto di aiuto, soprattutto una regione come la Puglia, che naturalmente in questo si sente non solo molto vicina, ma anche capace di mediare, come dire, facendo sue e provando a confrontare le sue con quelle dell'Albania, forme sia di pensiero che culturali. Tutto questo stiamo provando a metterlo, a scriverlo. Dovrebbe essere anche una buona opportunità forse per evitare, come dicevi, che una nuova generazione albanese vada via. Per fare questo però, ancora una volta, forse le strutture saranno particolarmente importanti. Grazie Massimo. Grazie. Direi che abbiamo concluso, anche in linea con i tempi, se ci sono delle domande. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Io un caffè, stiamo prendendo. Sì. Fare un intervento. Però devi parlare al microfono perché non si sente. Dai, ma dai. Faleminderit, grazie. Unë do doja thjesht e mbështet shumë idenë që duhen struktura autonome. Ce l'hai la... Faccio io la traduzione. Ok, perché abbiamo la diretta. Për kulturën, jo vetëm midis Italisë dhe Shqipërisë, por edhe vetë në Itali, vetë brenda Shqipërisë. Por ajo që unë vëre në çfarë ka ndodhur konkretisht, duke pasur parasysh edhe emrin e Boeri që përmendi zotënia, është që Shqipëria shihet si një vend që ka nevojë për diçka. Tu nuk bëhet fjalë më për bashkëpunim. Bashkëpunim do thotë marrin dhe japin. Në kulturë, në arkitekturë, danca, teatr, tutto. Por jo thjesht si ne kemi nevojën, se pastaj nuk do ta ndërtojmë dot të strukturën autonome, apo të ndërvarur politikisht. Se no la struttura sarà dipendente.
edhe nuk do t'jetë më marrëdhënie. Ishte thjesht një refleksion, ishte... Se posso dire, condivido molto e la ringrazio per questa riflessione. E un po' credo che i progetti precedenti erano un po' così, è come se avessimo provato a esportare alcune nostre riflessioni, alcune forme. Questa è un'attitudine molto europea degli stati nazionali, mi verrebbe da dire. Come vede, sono tutti temi molto legati al passaggio, no? Una parola molto bella è transizione, tra il Novecento e questo millennio. Quando qualcuno mi chiede cosa leggere, per esempio, io dico sempre che dopo Calvino le lezioni americane non ho letto molto altro, però in quelle lezioni lui si pone bene questo tema della transizione e lei ha ragione, uno dei grandi temi che Calvino pone è proprio quello di evitare di portare un modello e di farlo accogliere così quasi senza, se non sbaglio dice senza digerirlo. Però per fare questo bisognerebbe forse non solo conoscersi meglio, ma anche provare come dire, realmente a costruirli dall'inizio insieme, quindi che non siano dei progetti costruiti da noi italiani, no? Ma davvero allargare il più possibile questi tavoli, capendo anche, forse conoscendo meglio sicuramente, io confesso di conoscere poco, a volte chiedo anche a Gheri di aiutarmi a decifrare alcune scelte che avvengono in Albania, però di sicuro la sua riflessione credo che è una di quelle che bisognerebbe tener conto dando avvio a questi progetti, quindi grazie. Abbiamo altri interventi, domande? Bene. Grazie. Chiudiamo, grazie. Grazie a tutti.